Il campionato Slot It dedicato alle vetture LMP e Hypercar ormai è partito in quasi tutti gli slot club. Le gare sono divise in due diverse categorie, la P1 con una preparazione un po' più pesante su tutti i modelli e la P2 dove invece troviamo delle vetture un po' più vicine al modello da scatola. Insomma, che scegliate P1 o P2, la vostra vettura deve essere comunque sempre super performante. Ciao ragazzi e come sempre benvenuti sul canale Slot Car Tech. Questo video entra di diritto nella playlist Slot Car Tech Lab perché oggi vi porto a conoscere tutte le modifiche che ho fatto alla mia Acura per prepararla al meglio nella categoria P2. Al suo esordio questa vettura nello Slot Club Asti Calabroni Rossi ha ottenuto la prima posizione con ben 5 giri di vantaggio sul secondo classificato, Paolo Ballocci, quindi stiamo parlando di una persona che sicuramente non va certo piano. Spostiamoci dunque con la classica visione dall'alto e andiamo a vedere tutte le modifiche che ho fatto per far vincere questa Acura della Slot It. Ed eccomi dunque pronto a mettere a nudo la mia vettura. Non vi nascondo che ho scelto questa vettura perché tra le tre del lotto, quindi ricordiamo la Oreca, la Acura e la nuovissima Toyota GR10, questa è stata quella che dai primi test si è adattato un po' di più al mio stile di guida. Le modifiche che ho fatto non sono poi molte, perché chiaramente questa è una vettura che partecipa alla categoria P2, quindi sono le vetture un po' più vicine alla configurazione da scatola. Le modifiche sono sostanzialmente poche, ma vanno eseguite nel migliore dei modi affinché la vettura possa esprimere tutto il suo potenziale. Ho fatto la prima gara, la vettura mi ha soddisfatto al 100%, ho vinto con un ampio margine, si è dimostrata una vettura decisamente facile da guidare, veloce, precisa in ogni condizione. Insomma, una macchina che sicuramente vi vado a consigliare se volete partecipare anche voi al campionato Slot It 2026. Questo è il primissimo video che faccio di questa macchina nel post gara, per cui andremo a smontarla insieme e andiamo anche così a vedere che cosa è successo alla vettura nell'immediato dopo gara. Direi quindi di partire da subito nello smontare la carrozzeria dal telaio. Per farlo ho la necessità di andare a svitare le tre viti che, come potete già vedere, ho cambiato rispetto alle viti originali. Sono sempre viti Slot It, ma sono viti a passo metrico, sono viti imperdibili per cui hanno una parte dello stelo della vita privo del filetto e poi hanno la testa un po' più piccola. In questo modo danno la possibilità al telaio di poter traslare un po' avanti e indietro rispetto alla carrozzeria. Prima di smontarla vi faccio vedere anche il basculamento che ho dato alla vettura. Ho preferito lasciarla un po' più bascolante nella parte anteriore, circa 1,5 mm, mentre nella parte posteriore praticamente la vettura non bascula, è in pratica ferma e soltanto puntata con la vite sulla carrozzeria in modo tale da rendere comunque il telaio leggermente flessibile rispetto al suo punto di fissaggio, però non ha assolutamente nessun tipo di basculamento. Direi di procedere con lo svitare queste tre viti e dividere carrozzeria dal telaio. Le viti che ho utilizzato per serrare la carrozzeria con il telaio sono queste. Come vedete sono viti con la testa decisamente piccole e come vi dicevo prima questo mi serve soprattutto perché mi danno la possibilità di andare a far muovere un po' il telaio dalla carrozzeria. Partiamo dalla carrozzeria della vettura. Non ho dovuto fare nessun tipo di modifica perché questa è l'unica carrozzeria delle tre disponibili che va a pesare esattamente quanto dichiarato nel regolamento, ovvero i 19 grammi canonici. Quindi una vettura che non ha bisogno di andare ad aggiungere ulteriore peso, ulteriore piombo per portarla al limite minimo di tolleranza. Giriamola al contrario, vediamo che c'è ancora qualche residuo di gomma perché chiaramente è una vettura che ha appena corso, però tutto sommato è abbastanza pulita. Ho scelto questa carrozzeria anche perché ho la possibilità di andare a svitare un po' queste tre viti che vanno a tenermi fissa la parte anteriore e questo mi serve per dare una maggior torsione proprio nella parte anteriore della vettura. Come vedete io ho appena smollato le viti e la parte anteriore della mia carrozzeria è libera di muoversi. Diciamo che ho svitato e ho
portato proprio a puntare queste 3 piccole viti che ci sono nella parte anteriore. Non è il caso di svitarle più di tanto, perché comunque non vogliamo una carrozzeria divisa in due o comunque che balli eccessivamente. Abbiamo solo la necessità che la carrozzeria sia un po' più flessibile o comunque meno rigida rispetto magari a quanto proposto in origine. Insomma, una soluzione che mi ha incuriosito e ho voluto testare sul campo, e alla fine diciamo che mi ha soddisfatto pienamente. In realtà ancora una modifica che potrei fare la farò sicuramente per capire se effettivamente può essere un ulteriore passo in avanti, è la sostituzione di questa pinna posteriore con quella in Lexan. Tenete conto che vado a togliere un pezzo di plastica importante, quindi andrò sicuramente a far scendere la vettura sotto peso, quindi sotto i 19 grammi, e quindi dovrò poi andarla a pesare. Qualcuno potrebbe anche dirmi: ma che senso ha togliere del peso su una vettura per poi andare a rimettere del piombo per riportarla comunque a 19 grammi? Ragazzi, pensate sempre che andiamo a togliere del peso nella parte alta della macchina, quindi sopra la carrozzeria, per andarlo a posizionare in una parte bassa. Quindi supponiamo, perché effettivamente io non l'ho ancora tolto, che questo possa pesare 2 grammi, 3 grammi, andrò ad aggiungere 2 o 3 grammi nella parte più in basso. Insomma, avrò sempre comunque la possibilità di andare a distribuire in modo migliore il peso laddove magari potrebbe servirmi, e quindi potrebbe essere una soluzione da tenere sott'occhio. Non dico che sia una soluzione valida, ma dico sicuramente che è una soluzione che vale la pena testare. Per quanto riguarda la carrozzeria, ragazzi, non c'è niente da dire, perché la carrozzeria è quella originale. Come vi dicevo, mi è bastato svitare un po' le viti davanti e poi tutto il resto è rimasto così come l'ho trovato all'interno della confezione di Slot It. Passiamo invece al pezzo forte della macchina, ovvero il telaio, quello che per il 90% fa andare un po' più forte la vettura. Allora, qui gli interventi sono stati molteplici. Partiamo dalla zona anteriore. Ho sostituito le spazzole originali della Slot It con delle spazzole sempre ramate, quindi non c'è il caso di mettere delle spazzole stagnate per delle gare non endurance. In questo modo ho reso molto più morbida la zona di contatto con le 2 bandelle al di fuori dello slot della pista. Ho poi sostituito i cavi della Slot It con dei cavi NSR. Questo l'ho fatto perché questi cavi sono decisamente molto più piccoli, sono cavi abbastanza morbidi e mi danno la possibilità di far passare appunto questi cavi sotto l'assale senza andare ad interferire con l'assale stesso, ma soprattutto nella zona centrale della vettura, senza che questi 2 cavi vadano ad interferire in modo anomalo con la carrozzeria della vettura stessa, perché avevo notato che il pick-up aveva un po' di difficoltà a tornare dritto. Questo perché i cavi venivano spesso pizzicati nella zona della carrozzeria, e quindi mi dava un po' fastidio il fatto che magari il pick-up si fermasse in questo modo. Non dà tanto un problema alla guida, perché alla fine la vettura comunque riesce tranquillamente a spostare il pick-up, però in caso di recupero, in caso di fuoriuscita della vettura dalla pista e quindi in caso di recupero, chiaramente il commissario, se non si accorge che il pick-up è storto, fa sicuramente molta più fatica a rimettere la vettura velocemente all'interno dello slot, e quindi noi abbiamo perso qualche decimo in più nella ripartenza. Mi è sembrato che montare i cavi NSR sia comunque una soluzione decisamente ottimale. Per quanto riguarda la sala anteriore, come vedete gira libero, non ho dato nessun tipo di basculamento verticale e neanche basculamento laterale. Ho semplicemente alzato i 2 grani che si trovano già montati di serie nella parte anteriore, e poi ho avvitato i 2 grani che si trovano al di sotto del telaio, affinché questi mi andassero a spingere l'assale nella posizione più alta possibile. Fate sempre molta attenzione che l'assale non vada ad incastrarsi nella plastica, ma ci sia sempre comunque la testa del grano che fa scorrere l'assale stesso nella sua sede, perché facendo in questo modo, come vedete, l'assale è decisamente molto libero di girare. Per quanto riguarda il telaio, a parte l'averlo controllato, che tutto sia perfettamente piano, che non abbia nessun tipo di problematica, non ho fatto nient'altro che andare a smussare gli angoli vivi magari che andavano ad interferire con la carrozzeria. Ho insistito un po' nella parte posteriore perché ho notato che
soprattutto nelle parti laterali del deflettore, c'era un po' di interferenza, soprattutto quando la carrozzeria andava a basculare con il telaio, e quindi ho preferito smussare leggermente gli angoli per dare più possibilità al telaio di muoversi liberamente. Per quanto riguarda il resto non ho fatto praticamente nient'altro. Il banchino è il banchino originale, quello che viene montato di serie sulle vetture slot it. Il collegamento tra il banchino e il telaio l'ho fatto attraverso 4 viti in Ergal, sono le nuovissime viti super leggere che Slot It ci mette a disposizione. Se non avete visto la prova di queste viti, beh ragazzi, vi invito e ve lo metto in descrizione al link, perché vale veramente la pena. Togliete veramente tantissimo peso con l'utilizzo soltanto di queste viti, e poi sono chiaramente super precise. Sono viti metriche, sono viti imperdibili, quindi anche queste hanno una parte di stelo privo della filettatura e poi hanno la testa grande ma comunque svasata. Questo mi ha permesso di far muovere il banchino sul telaio solo verticalmente, senza farlo oscillare in avanti e indietro oppure lateralmente, il che ha reso il banchino decisamente molto più stabile. E poi va a simulare un po' quelle che potrebbero essere delle sospensioni, perché ricordiamo che nella categoria P2 le sospensioni sono vietate, non sono ammesse. Sempre parlando di banchino, io ho utilizzato solo i 4 attacchi, 2 anteriori e 2 posteriori, andando ad eliminare i 2 attacchi laterali. Ho preferito proprio eliminare i 2 attacchi che si trovano ai lati del banchino, in modo tale da permettere al banchino stesso di poter basculare meglio rispetto al banchino tradizionale. Il regolamento ci permette di farlo ed è giusto farlo in questo modo. Abbiamo dato un gioco molto più libero al banchino stesso. Sono rimasti quindi solo gli attacchi posteriori e gli attacchi anteriori. Particolare attenzione va dedicata anche al motore, perché chiaramente sono andato a svitare le 2 viti che lo tengono collegato direttamente con il banchino motore, sono andato a riposizionarlo in modo perfettamente planare rispetto al telaio e al banchino della vettura, e poi ho fatto decisamente molta attenzione ad evitare queste 2 viti, perché se sforzate troppo rischiate di andare a storgere un po' il banchino motore e a far girare in malo modo la corona posteriore sul pignone del motore stesso. Il consiglio che vi do è quello di puntare le viti, non stringerle fino a fondo. Fate una prova nel far girare la corona sul pignone e poi pian pianino andate ad avvitare la vite, perché questa chiaramente dovete già avvitarla prima di andare a mettere l'assale posteriore. Andate ad avvitare anche quest'altra vite fin quando notate che la corona gira comunque libera sul pignone. Il pignone chiaramente è l'originale, non si può modificare, per cui ho lasciato quello, non ho dovuto fare nessun tipo di modifica, non l'ho dovuto spostare né più avanti né più indietro. Per quanto riguarda l'assale posteriore, gira chiaramente all'interno del banchino motore, gira all'interno dei 2 Uniball che sono gli originali già montati di serie da Slot It, ma come vedete ho cambiato sia la corona posteriore sia lo stopper lato opposto alla corona. Ho utilizzato questa corona da 29 denti al posto di quella da 28 denti, perché secondo me il motore montato su questo tipo di vettura si sposa meglio con questa corona, perché è più pronto, è più reattivo, e poi avendo una corona anche più corta ho ottimizzato anche un po' di più la frenata. Io, sapete ragazzi, giro tutto freno, quindi ho bisogno di una frenata brusca, e questa corona mi ha aumentato queste sensazioni positive, per cui io vi consiglio anche di provare una corona differente rispetto a quella di serie. Poi chiaramente va valutato tutto in base anche alla pista in cui girate. Nella parte opposta invece ho sostituito lo stopper classico, quello tradizionale montato di serie, con lo stopper alleggerito, ammesso comunque sempre da regolamento. Tra la corona e l'Uniball, tra lo stopper e l'Uniball, ho messo 2 rasamenti, sono praticamente quelle rondelline sottili che trovate sempre comunque a catalogo di Slot It. Questo mi dà la possibilità di andare a far girare decisamente molto meglio l'assale posteriore, perché vado ad eliminare degli attriti che diversamente si potrebbero andare a creare andando direttamente a battuta sull'Uniball, da una parte con la corona e dall'altra parte con lo stopper. Particolare attenzione
anche per i cerchi posteriori. Vi tolgo un copertone e vi faccio vedere quello che sono andato a montare. Ho praticamente montato un cerchio alleggerito della stessa identica dimensione di quello originale, ma chiaramente ho risparmiato tantissimo peso. Pensate che il cerchio originale pesa intorno all'1,8 grammi, questo pesa circa 0,8 grammi, quindi 1 grammo o comunque poco meno di 1 grammo di differenza tra l'originale e questo alleggerito. E quando parliamo di alleggerimento direttamente sulla sale posteriore, sulla massa rotante della vettura, parliamo comunque di un incremento notevole delle prestazioni, perché queste sono le classiche masse che si vanno a portare dietro tutto il movimento sia in fase di accelerazione ma anche in fase di frenata, rendono comunque la vettura decisamente molto più fluida. Parliamo adesso delle gomme. Nella parte posteriore chiaramente vanno utilizzate le gomme che sono previste da regolamento, per cui da lì non scappiamo, mentre nella parte anteriore ho utilizzato due PT19, le ho montate direttamente sui cerchi originali. Ragazzi, fate un po' di attenzione a montare le PT19 su questi cerchi, perché le PT19 sono gomme decisamente molto valide, ma sono anche chiaramente gomme molto piccole, per cui dovete avere un po' di accortezza nell'andarle ad allargare e a montare su questi cerchi. Però sicuramente la binata PT19 LMP è una binata vincente, perché ricoprono perfettamente tutto il cerchio anteriore e mi danno la possibilità di andare a sfiorare la pista con la sale anteriore. Ultimissima modifica fatta su questa vettura, come vedete, è l'aggiunta di un piccolo peso in questa posizione. Sapete che da regolamento si può aggiungere un peso di 2,5 grammi, il peso originale slot it, negli appositi spazi che sarebbero quelli dedicati al magnete o comunque, come in questo caso, al peso. L'ho aggiunto in questa posizione perché ho voluto comunque dare un po' di peso in più alla vettura. Sinceramente la trovo un po' troppo leggero, con un po' troppo grip, visto anche la potenza del motore, e il problema era un po' di saltellamento della vettura, per cui mettendo questo pesetto sono riuscito ad ottenere una vettura molto più fluida. Come vedete ragazzi, le modifiche che ho apportato alla mia Acura non sono poi così tante, diciamo che sono delle ottimizzazioni di un modello già perfettamente riuscito, performante, che Slot It ci mette a disposizione per competere in questo nuovissimo campionato. La categoria P2 è quella forse un po' più semplice, quella che avvicina gli appassionati che sono ancora alle prime armi, che vogliono intraprendere anche un po' la tecnica di preparazione delle vetture, e questo è sicuramente il miglior modo possibile per iniziare a competere divertendosi. Ragazzi, che dire, la vettura è estremamente veloce, estremamente fluida, va benissimo. Vedremo poi magari anche la preparazione di altre due vetture, perché chiaramente nel corso della stagione mi piacerebbe anche metterla a confronto con Oreca e sicuramente con la Toyota, e poi vedremo sicuramente anche una preparazione per una vettura nella categoria P1. Questa intanto è la preparazione che ho utilizzato all'interno della pista dello Slot Club Asti Calabroni Rossi, ricordiamolo, una pista in legno non trattato. Sarà poi decisamente interessante portare questa vettura su altre superfici, su altre tipologie di piste. Sappiamo già che all'interno del campionato troveremo scale auto, troveremo un Inco, troveremo altre tipologie di tracciati che probabilmente la metteranno in crisi, e quindi dovremo andare a cercare nuove soluzioni, nuove idee per farla comunque rimanere performante. Come ho già fatto lo scorso anno per un'altra tipologia di campionato, l'approccio che utilizzerò sarà quello di utilizzare diversi telai per avere comunque la possibilità di mantenere sempre costante la macchina e di poter provare velocemente soluzioni diverse. Insomma ragazzi, seguitemi durante tutta la stagione, così vi porterò con me non solo all'interno delle gare, ma vi farò vedere da vicino che cosa farò con questa vettura sulle diverse tipologie di pista. E voi ragazzi, avete già preparato la vostra LMP per il campionato Slot It? No? Beh, mi raccomando, fatelo, scegliete se farla in P1 o in P2. Se siete alle prime armi vi consiglio di preparare una vettura nella categoria P2, così avrete minore difficoltà di preparazione. Se invece siete degli esperti di tecniche di preparazione, beh, andate diretti sulla
categoria +1, divertitevi e fate una macchina super veloce. Se avete altri consigli da dare, non solo a me ma anche a tutta la community, e anche se avete dei dubbi che volete magari chiarire, mi raccomando ragazzi, i commenti sono sempre a vostra disposizione. Per chi non lo avesse ancora fatto, io come sempre lo esorto a iscriversi al canale, così non vi perderete nessun video, e noi come sempre ci diamo appuntamento sempre qui su Slot Car Tech per il prossimo video.